fermi 2 o 3 giri prima, come ho fatto io, e a questo punto segui me, bloccando la manica sui lati sopra per capire che questa è la manica e non dobbiamo lavorarla, e riprendendo dai 2 che diventeranno ex angoli in cima alla nostra metà cardigan, proprio in cima, vedi? Questo è il corpo da questa parte, in cima. Ovviamente cosa succederà? Che noi mentre lavoriamo l'alzatina iniziamo ad allargare la nostra metà corpo. Ok, il filo da qui, aspetta che mi sistemo meglio. Ok, sistemata. Allora, come vedi io ho l'uncinetto da questa parte, tu magari ti ritrovi da questa e va bene lo stesso. Tieni conto che questa parte qui non dobbiamo lavorarla, ok? Dobbiamo lavorare quindi la parte della schiena, che è questa, la parte del davanti, che è questa, e la parte sotto, che è questa. Quindi sono 1, 2 e 3 lati. Oramai lavoreremo solo più su 3 lati. Questo ci servirà per fare l'alzatina della spalla e allargare la nostra metà corpo. Ok, quindi io adesso mi metto in modo tale da poter lavorare il mio pezzo. Vedi, questa è la manica dove c'è il marcapunto. Ok, e sono qui in cima dove avevo l'ex angolo. E qui, proprio in questo punto, che io vado a fare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. E vado ad agganciarmi con l'altro ex angolo, questo. Quindi prendo il filo, lo porto dentro e vado all'interno della mia catenella. E qui io ho fatto la mia alzatina di 8 catenelle. Nel caso in cui non vi bastassero, aumentane 2 alla volta, ok? Anziché 8 ne fai 10, anziché 10 12, e poi comunque sia, anche se non ne fai proprio 2, poi sistemi il lavoro man mano, sai come dico sempre io, rubiamo i punti. L'importante è che una metà cardigan sia uguale all'altra metà cardigan. Io quindi ho fatto 8 catenelle e mi ritrovo in questo punto. Io so che questo lavoro mi deve andare verso destra, quindi queste 5 maglie alte devono andare verso destra, e quindi qui io devo cercare di fare un altro disegno. Parto con 3 catenelle, poi vado nella prima delle 3 maglie alte che trovo e le lavoro, quindi faccio 1, 2 e 3. Ok, adesso riprendo il mio disegno, quindi vado a fare tutte maglie alte e catenelle fino ad arrivare a prima del mio disegno. Mi ritroverò con un buchino in meno, 1 2 3 4 anziché 1 2 3 4 e 5, non ha importanza. Proseguo con il mio disegno, quindi ho 5 maglie alte da fare partendo dal buchino precedente. Fatte le 5 maglie, 2 catenelle da dove mi sono fermata io, e poi procedo. Allargo anche questo disegno, quindi lo sposto, più che allargare, lo sposto sempre verso destra, e 5 catenella, mi sposto di una. Ok, vedi che sto andando verso il centro, 2 e 3, nel centro ne abbiamo 3 di buchini. Sposto il disegno sempre verso destra, sono 3, 4 e 5. Qui devo dividere il mio disegno centrale, quindi faccio una catenella,
mi sposto di una e faccio il mio primo buchino e poi adesso vado verso sinistra, quindi 2, 3, 4 e 5. Vedi? Si capisce il disegno che sto seguendo, vero? Quando ho fatto i miei primi 3, le prime 3 maglie alte unite, poi ne ho 2, 4, 6, 7 subito sopra. Quando ne ho 7 devo dividerle di nuovo e farne 5 da una parte, 5 dall'altra e la catenella in mezzo che divida. Poi questo andrà verso destra e questo verso sinistra, come ti mostro ora. È solo un rispolvero. Un rispolvero. Adesso sto andando verso sinistra, quindi i buchini si spostano. E qui vado a fare 2, 3, 4 e 5. 5 maglie alte tutte insieme, catenella, mi sposto nella maglia alta successiva, catenella, mi sposto nella maglia alta successiva, catenella, mi sposto nella maglia alta successiva e poi di nuovo 5 maglie alte senza catenelle. Faccio la catenella e mi sposto. 1, 2, 3, 4 e ovviamente gli angoli, salto una, gli angoli li faccio sempre, gli unici 2 che sono rimasti come angoli li faccio sempre nello stesso modo e poi proseguo con 2 maglie alte, 2 catenelle e rientro con 2 maglie alte. Ecco che qui mi ritrovo di nuovo a fare la mia maglia alta a rilievo, catenella e via come da questa parte, ok? Qui abbiamo i 5 buchini, come al solito 5 buchini, mi sposto le 5 maglie alte unite di uno spazio, quindi andrò verso destra, poi i 3 buchini si spostano, queste 6 si spostano di 1 esattamente come abbiamo fatto da questa parte qua, solo che qui non abbiamo più l'angolo. Adesso faccio il giro, ci ritroviamo da questa parte e uniamo il nostro lato superiore della spalla. Sono arrivata nell'alzatina, vedi? Proprio la parte, proprio quella che andrà sulla nostra spalla. Questo è quello che noi da adesso lo definiremo ex angolo. Quindi io finisco con la maglia alta su questa maglia alta a rilievo e poi lavoro le 4 maglie alte, 3, vado nello spazio e lavoro la quarta, quindi 4 maglie alte, ok? Allora io adesso in questa alzatina voglio fare 4 spazi in modo tale che più o meno, no? Che ne abbiamo 4 da questa parte, 4 da questa parte. Parlo solo della parte finale, il resto rimane tutto intatto. E quindi io faccio così, io faccio una catenella, ne salto 2, che la prima non dovrei neanche calcolarla, comunque calcolane 2, vado nella terza e faccio una maglia alta, catenella, ne salto una e vado a fare una maglia alta, catenella, ne salto una e vado a fare una maglia alta, catenella e vado nella prima maglia alta delle 3 catenelle iniziali a prendere il filo e a chiudere il mio giro e così ho esattamente 1, 2, 3, 4 spazi sulla alzatina della mia spalla. Per proseguire come faccio? Allora, ovviamente tirerò su le 3 catenelle
e poi lavoro la mia prima maglia alta. Il lavoro comunque sia deve sempre proseguire, quindi il disegno mi si sposta, questa parte di disegno mi si sposta sempre sulla destra e voglio che qui ci siano i 4 fori, quindi se questo sarà impegnato dal punto pieno, quindi qui ci sarà la maglia alta, 1, 2, 3 e il quarto lo faccio qua su. Quindi faccio catenella, lascio una, salto una e faccio la maglia alta. Quindi il primo spazio, il secondo spazio, il terzo spazio e il quarto spazio. E così io qui avrò sempre i miei 4 spazi da adesso, perché prima ne avevamo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Da adesso in poi noi continuiamo a mantenere i 4 spazi. E poi lavoriamo ovviamente spostando il lavoro sulla sinistra, come sappiamo già fare. Quindi abbiamo 5 maglie alte senza le catenelle, catenella, salto una e faccio la mia maglia bassa, 1, 2, la mia maglia alta, scusami, 2, e qui abbiamo solamente 3 spazi. Mi sposto di nuovo, sposto queste 5 maglie alte di una casella. Qui abbiamo 1, 2 maglie alte, 3, 4 e 5 maglie alte unite, tutte quante senza catenelle. Catenella, mi sposto di una. Ok. Guarda dove sei, qui siamo nel lavoro centrale, quindi dove c'è una sola catenella dobbiamo continuare, quindi andiamo a fare intanto i nostri spazi 1, 2 e 3. Spostiamo il lavoro sulla destra lavorando come sappiamo fare, quindi abbiamo spostato di una casella. Mi fa ridere dire di una casella, sembra quasi tombola, no, di Natale. Ecco, quando sono qui catenella, salto una, vado a fare maglia alta, catenella e vedi che qui allarghiamo con 3 spazi. Questa è la parte proprio centrale del lavoro. E poi adesso da questa parte invece si va verso sinistra. Quindi non cambia nulla, stiamo lavorando sempre lo stesso disegno, quindi metà disegno va verso destra e metà disegno va verso sinistra. In questo modo. Ok, io procedo anche per tutto il lato e mi interessa più seguirti appunto sull'alzatina della spalla, perché è qui che potresti avere qualche dubbio, anche se io vi dico sempre mai fermarsi. Procedi come il disegno ti dice di procedere, anche se hai una casellina in meno, uno spazio in meno, non importa, tu procedi senza mai fermarti. Comunque ti faccio vedere questo aggancio e come io mi arrangio, ok? Io ho già unito le 2 parti anche sopra l'alzatina, ma solo tanto si unisce sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella in alto della prima maglia alta, e solo per farti vedere che non mi sono preoccupata del fatto che qui ci sono solo 2 maglie alte e di qui ne ho 4. Allora, qui io posso permettermi finora di farne 4. Poi quando mi sposterò da questa parte e da questa parte continuerò a spostarmi, alla fine si avvicineranno le 2 parti, no? Perché questa va verso sinistra e questa va verso destra, quindi in base, man mano proseguendo, queste 2 parti si uniranno. E quindi diciamo che è un disegno che dovete fare voi sulla vostra alzatina. Io lo sto proseguendo così e vado avanti così, poi vi faccio vedere come prosegue, però avete capito? Cioè potete anche farlo solo di buchini, senza dover rispettare per forza di cose il disegno anche sulla spalla.
ok? Non vi complicate la vita, non è certamente il punto spalla che è quello che si nota, quanto invece la parte del corpo, che è quella che si noterà tantissimo, ed è molto raffinato secondo me, perché il disegno che si vede adesso, perché questo è sfumato e forse lo vedete un pochino meno, però il disegno che si vede è veramente molto bello, ed è qui che colpirà, non certamente l'alzatina, che è una piccola parte sopra la nostra spalla. Quindi non ti fasciare la testa, per favore, vai avanti, ecco, in base al disegno che hai o come lo vuoi realizzare tu. Ora cosa devi fare? Devi procedere lavorando solamente la parte avanti o dietro, la parte sotto e la parte avanti e dietro, quindi diciamo la parte dietro, la parte avanti e la parte sotto, fino al punto da arrivare alla metà del tuo corpo. Ok, quindi procedi, vai avanti fino ad arrivare alla metà del tuo corpo. Quando ci siamo arrivati con tutte e due le parti, parte destra e parte sinistra, va bene, parte destra e parte sinistra, e possiamo unire, poi vediamo come andare avanti per allungare il nostro corpo. Però al momento non ti servono calcoli, tu devi semplicemente continuare la lavorazione su 3 parti, 3, fino a che non arrivi alla metà del tuo corpo, qualsiasi sia la tua taglia. E ci ritroviamo qui. Quando arriviamo alla metà del nostro corpo, questa è la schiena, alla metà del nostro corpo, andiamo a posizionare il marcapunto nella posizione che a voi interessa per lo collo. Quindi fate attenzione di aver messo il marcapunto nel punto giusto, e quindi ci posizioniamo adesso sul banco lavoro per andare a cucire la nostra schiena. Posizioniamo quindi, questa è la parte del davanti, ok? Quindi verso di me, la parte del davanti, e voglio fare una cucitura invisibile, perlomeno ci provo, vediamo come mi viene. Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto infilare nell'ago. Io ho quest'ago che è abbastanza valido, adesso vediamo se questa puntina riesco a toglierla, se no cambio l'ago. Cioè non voglio un ago, sì, perfetto, quindi è un ago di plastica, semplicemente un ago di plastica. Mettiamo adesso, questa è la schiena, ok? Posizioniamo la schiena in modo orizzontale, in modo da poter lavorare dalla parte, diciamo, del fondo, ok? Della parte sotto del nostro cardigan fino ad arrivare sul collo. E vediamo se riesco a mettermi, ok, un pochino più in qua, così mi vedete meglio. Vedete che qui ci sono i due angoli. Partiamo dall'angolo verso di noi, ok, questo è il dritto, è dritto e dritto. Prendiamo la parte esterna e facciamo passare l'ago, però quest'ago non va bene. Ok, preferisco provare con questo. Allora, dicevo, qui nell'angolo abbiamo 2 catenelle, quindi prendiamo difatti va molto meglio, eh, la prima catenella verso di noi, ok? Proprio questa. E inseriamo il nostro ago. Porto fuori il filo, io ho un filo lungo, una quaresima, per paura che non fosse sufficiente, l'ho davvero lungo. La codina la lascio qui, ok? Questa è la codina, vedi? La lascio qui e adesso vado dalla parte opposta, sempre nella prima catenella verso il lavoro, diciamo come qui, no? La prima catenella verso il lavoro, prima catenella verso il lavoro, e prendo solo la solina esterna,
questa e tiro fuori il filo. È lungo, sei lungo. Penso di aver esagerato. Ok, ci siamo agganciate. Ora mi sembra più comodo prendere il lavoro in mano, in questo modo qua. Ok, allora, ritorno, entro con il filo da dove sono uscita, vedi? Questa parte qua. Entro da qui, esco nella prima che trovo, in questo modo, e faccio passare il filo. Il mio lungo filo. Guardo adesso da dove sono uscita. Sto cercando di posizionarmi in modo tale che vedete bene. E non so se così mi vedete bene. Ho l'ago in bocca. Ok. Allora, come vedi questa? Da qui siamo entrati col nostro filo e da qui io rientro e vado in quella successiva avanti in questo modo. Ho preso bene? Sì, in questo modo. E faccio passare il mio lungo filo. Ok, adesso sono di nuovo da questa parte. Quindi ritorno da questa parte dove ho lavorato, certo che però si vede pochissimo, spero che voi riuscite a capire da dove sto entrando, da dove è uscito il filo, ok? E vado in quella avanti, quindi così e così. Ok, e faccio passare il filo. Per chi lavora con l'ago è facilissimo questo. Per me che con l'ago non sono proprio. Allora, adesso non lo tiro più. Adesso ritorniamo da questa parte. Quindi vedi qui c'è il filo di lavorazione, quindi entro nel primo e in quello avanti. Così. Ed esco con il mio filo. Ce la posso fare. Ok, adesso ritorno dalla parte verso di me, entro ed esco. I passaggi sono sempre quelli, entro da dove, vedi, dove c'è già la lavorazione, quindi entro ed esco in quello davanti, sempre la costina verso l'interno, non quella verso l'esterno. Vi evito di vedere tutti il filo che tiro. Ritorno dalla parte opposta, vedi qui c'è il filo di lavorazione, quindi entro da questa parte, esco in quella successiva, sempre maglia interna, così. Ritorno dalla parte verso la lavorazione, vedi qui l'abbiamo appena lavorata, verso la lavorazione, verso di noi, questo è il filo che abbiamo fatto passare prima, quindi entro nello stesso punto, esco in quello davanti, così. Finito di qua, ritorno dalla stessa parte, vedi da dove abbiamo lavorato, quindi dove entra o esce il filo, entriamo da questa parte, quindi dove abbiamo lavorato, da questa parte usciamo in quella davanti.
torno dalla parte verso di te, verso di me, da dove vedi il filo di lavorazione, quindi da questa parte entro ed esco in quella subito dopo. E andate avanti così, prima lavorate da questa parte e poi da quest'altra, quindi prima verso di noi e poi dalla parte opposta. Adesso torno di qua, vedi qui c'è il filo lavorato, quindi questa è la maglia dove devo entrare, qui esco, adesso vado dalla parte verso di me, entro da dove c'è il filo lavorato, vedi? Qui e esco qui. Ok, spero che sia chiaro. Andiamo avanti fino a dove abbiamo messo il marcapunto che indica il termine della chiusura, della cucitura della schiena. Vi faccio vedere come viene. Ok, ho cucito tutta la parte, adesso prendo il mio filo da questa parte e la codina dall'altra, mi raccomando tenete la codina, e inizio a tirare il filo in modo tale che la cucitura prenda dovete tirare in modo tale che qui si unisca. Tiriamo un po' da una parte e un po' dall'altra. Attente a tirare, infatti sto facendo piano piano in modo tale che si unisca tutto, ma devo fare attenzione a non fare danni e che non si rompa soprattutto il filo. Ok, ancora un pochino qua, quindi scendo in questo modo in modo tale deve chiudersi anche qui, vedete? Quindi devo tirare ancora un pochino. Ancora un pochino. Sempre con delicatezza. Dovete fare in modo che sparisca proprio l'unione. Ok, forse adesso posso allargarmi. Ci siamo quasi. È un po' più brigosa questa cucitura, però era quella che volevo per far sì che non si notasse. Ok, adesso la posso stendere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non sono nel mio habitat naturale, quindi il mio habitat naturale è l'uncinetto, quindi non è l'ago, però io direi che va benissimo. Era proprio quello che volevo. Volevo che fosse quasi invisibile. Adesso provo a guardarla sul manichino, non ho ancora tagliato questa parte. Ok, questa parte che verso il collo perché nell'eventualità dovessi stringere ancora un po' sul collo ho il filo, anzi io ne avevo proprio veramente tanto. Adesso lo guardo sul manichino e vediamo come va.
direi che abbiamo ottenuto l'effetto che volevamo, cioè praticamente una cucitura, non dico invisibile, ma ad occhio nudo lo è. Se ci avviciniamo, forse riusciamo a percepirla perché sappiamo che è lì. Però mi piace tantissimo. Mi piace moltissimo come è venuta. Non si vede, vero? Non si vede. Quindi approvata. E adesso andiamo con l'uncinetto perché col lago, guardate, però devo dire grazie al lago per aver avuto questo effetto. Prima di andare avanti adesso con l'allungamento del nostro cardigan, dobbiamo ovviamente bloccare il filo che ci ha permesso la chiusura, quindi sia nella parte sotto che nella parte sopra, quindi verso la scollatura, ok? E quindi andiamo a nascondere semplicemente la nostra codina, cercando di passare, non fare troppo qui, perché qui dobbiamo lavorare, e quindi io adesso lo sto facendo passare in questo modo, poi vado dietro. Voi ovviamente avete già fatto il calcolo che sia bella piana la cucitura, no? Che non stia tirando, solo a quel punto bloccate. Ecco, io vado a bloccarlo nella parte dietro, senza quindi troppo intaccare i punti che abbiamo proprio qui e che poi dobbiamo andare a lavorare ovviamente, no? Perché dobbiamo far crescere la lunghezza, perlomeno per quanto mi riguarda. Ok, chiudiamo quindi blocchiamo quindi sia il filo in entrata che il filo in uscita della nostra schiena e poi ritorniamo qui. Benissimo, allora adesso che abbiamo tolto le codine sotto e sopra nella chiusura della nostra schiena, dobbiamo procedere con l'allungamento. Se vi occorre solo allungare, allora solamente allungherete solo dall'angolo di partenza all'angolo della fine, quindi solamente la parte sotto. Se invece come me volete anche diciamo riempire un pochino di più la parte davanti, dobbiamo procedere con il perimetro, quindi lavorare in tutto il perimetro del nostro cardigan. Partiamo da qui, quindi dall'angolo. Quindi andiamo ad agganciare il nostro filo a nuovo, il mio sta cambiando di colore, e facciamo le nostre 3 catenelle e poi una maglia alta nello stesso spazio, ok? Metà del nostro angolo, e continuiamo con la lavorazione che oramai conosciamo molto bene. Quindi come se niente fosse, lavoriamo la nostra lavorazione: catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, catenella, maglia alta, e poi vado a fare il mio disegno. No, stavo facendo 2 maglie alte nello spazio, no, una sola, perché la catenella è una. Ok, qui ce ne sono 2, catenella, salto una e vado nella seguente, catenella, maglia alta, vado avanti così senza rovinare il filato, Marina. Qui ci siamo, maglia alta, perché mi devo spostare verso destra, no? E devo fare 5 maglie alte in totale. Andiamo avanti così, proseguendo con il nostro disegno fino ad arrivare alla giunzione, cioè dove io qui, tra l'altro, voi potete proseguire magari se volete iniziare un disegno anche qui, ma io qui farò tutti i buchini, quindi tutta maglia alta, catenella, quindi
lo faccio tutto traforato nella parte dietro, anche perché qui questo disegno e questo si avvicineranno piano piano, quindi io preferisco seguire il disegno e la parte centrale lasciarla tutta traforata. Sono ancora nel lato e non sono arrivata nella parte centrale. Sono qui dove ho un solo buchino e adesso ne voglio 3, come da disegno, ok? Sono nella parte centrale del diamante. Vedi? Da 1 passiamo a 3, ma questo lo conosci già. Adesso vado verso sinistra, subito dopo il centro del diamante vado a sinistra. Ecco, sono andata avanti un pochino, come vedi questo disegno mi va ancora sulla sinistra e poi 3, 4 e 5 e poi vedi che qui ho praticamente la parte centrale. Intanto proseguo con la maglia alta e la catenella come sempre ho fatto. Ok, così, ok, adesso ne salto una e vado nella maglia alta seguente, l'ho fatto la catenella? No, catenella, ne salto una nella maglia alta seguente, catenella. Allora vediamo un po', 1, ne salto uno, vado qui. Allora praticamente salto il primo spazio e vado nel secondo, magari vediamo di prenderla in testa qui. Ok, così benissimo, la distanza è giusta. Salto 1 e vado qui, catenella, maglia alta e catenella. Vediamo quanti buchini ho. Ok, e qui devo lavorare il mio disegno. Sono 3, 4 e 5. Perfetto. Allora volevo farvi vedere quanti buchini ho. Il disegno mi parte di qua e mi parte di qua e ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 buchini. Ok, allora io adesso praticamente continuo così a lavorare il mio disegno nella parte dalla parte opposta, faccio il mio angolo, lavoro come se nulla fosse il mio nella mia parte diciamo frontale del cardigan, lavoro ovviamente nello stesso modo, ecco magari ci troviamo sulla spalla così vediamo un attimino gli incroci. Allora, io sulla spalla, vedi sul ponte della spalla, sono arrivata in questo modo, perché il disegno di qua andava in qua, io sono arrivata proprio centralmente. Tu regolati, io non so se si riesce a vedere bene il disegno, così, regolati in base ovviamente, vedi finisce qui, che non è neanche centrale, perché qui è il ponte, quindi doveva essere un po' più spostato, ma il disegno mi è andato di qua, quindi va bene, per me va bene così. Allora, regolati ovviamente col disegno che hai tu, ok? Col disegno che hai, in base al disegno che hai, continui. E stiamo arrivando proprio nella parte della scolatura dietro, quindi della schiena. Come hai capito, io non sono una che si fascia troppo la testa, anche perché sono quei piccoli dettagli che per carità sono importantissimi, per carità, però nell'insieme non ha tutta questa importanza. Solo le cose fatte a macchina sono
assolutamente perfette. Le cose fatte a mano, grazie a Dio, non possono essere perfette, o se lo sono, non possono esserlo al 100%. Quindi io, ferma su questo passo, cerco solo di andare avanti nel migliore dei modi e nel metodo con il metodo più semplice, senza troppo aggrovellarmi la testa, ok? Aggrovellarmi? Bah. Allora, continuo. Io sto arrivando verso la parte della schiena, quindi cerco sempre una soluzione, in poche parole, e non troppo, non sono troppo pignola. Ecco. E poi a me piace anche così, quindi va bene. Quindi abbiamo detto, abbiamo 1, 2, 3 buchini, quindi qui andiamo a fare 1, 2, 3 in totale, 4 e 5. Io vado avanti finché riesco. Poi, quando arrivo nella parte centrale, allora vediamo un po'. Qui dobbiamo andare verso destra, quindi avrò qui 1, 2, 3, 4, 5, mi rimangono questi due, quindi qui riesco a fare, allora riesco a fare, vediamo un po', salto una, riesco a farne uno, poi catenella, 1, 2, vediamo un po' qui, 1, 2, 3, 4, 5, quindi qui salto 1 e 2 e vado esattamente qua. Allora, vediamo cosa succede facendo così. Allora, io ho il buco un po' più grande nella parte centrale, non importa, però sono riuscita a saltare le due laterali, una che è della parte destra del nostro cardigan e una della parte sinistra. E quindi adesso vado a fare, vediamo se mi torna 1, 2, 3, 4 e 5, ne ho una in più, non importa, ne faccio 6 di qua. Oppure troviamo un'altra soluzione, vediamo un po' di trovare, possiamo anche, ritorniamo indietro, vi faccio vedere tutte le possibilità in modo tale da darvi anche un'idea. Anziché saltarne qui una, ne salto due e vado nella parte centrale. Vediamo, lo sto facendo insieme a voi. Poi faccio una catenella e vado nella parte centrale, così recupero lo spazio. Ok. Poi una catenella, 1, 2, 3, 4 e 5 e mi vado qua. Vediamo se ora può andare bene. Sì, va bene anche così. Va bene anche così. Adesso vediamo qui se mi torna il conto. 2, 3, 4 e 5. Tenete conto che io non lavoro con uno schema, io vado a ruota libera, cioè praticamente le creazioni nascono man mano che io vado avanti, me le studio di notte e poi vado avanti nella sera successiva. Quindi man mano che io vado avanti vi registro la parte e in questo caso l'abbiamo fatta proprio insieme. Quindi secondo me così va bene. Poi adesso procedete per il resto, tanto la metà l'abbiamo vista come si fa, e chiudete il giro. Quando andate a fare il nuovo giro, se dovete comunque lavorare ancora come me la parte frontale dell'apertura, ok? Quindi quella sul seno, quindi qui siamo dietro al collo e nel frattempo allungare, procedete come avete visto, però queste due maglie me le chiudete insieme, quindi lavorate queste due maglie come se fossero un'unica maglia e sapete come si fa, giusto? Quindi praticamente voi dovete prendere, aspettate che vado due, andiamo un po' più in qua, ecco, dovete prendere questa maglia per esempio, ne lavori solamente metà, poi prendi quella accanto, ne lavori solo metà, hai 3 asoline e le chiudi insieme, così hai fatto una diminuzione. Questo perché? Ed è quello che farai qui. Questo perché? Perché questa è la parte dietro. Se tu continui a lavorarmi in questo modo è facile che ti faccia difetto, quindi qui mano a mano dovrai stringere
in base, ovviamente tu man mano che lo porti avanti, provalo e prova a vedere, devo stringere ancora oppure no, ok? Quindi cerca anche tu di vederlo, dobbiamo dipingerlo su di noi, cioè ogni capo è come fosse un dipinto sul proprio corpo, ok? Quindi tu man mano che vai avanti per tutto il perimetro, se fai crescere anche la parte dello scollo, tu man mano lo proverai. Ogni giro, se è il caso, lo provi e guardati bene allo specchio o chi per te fai in modo che ti possa guardare dietro il collo per vedere se stai andando bene e se devi smettere di stringere le due maglie proprio nella parte centrale o no. Ok, io intanto vado avanti per i miei giri. Anch'io, come te, ogni giro o quasi lo proverò per vedere fino a che punto devo andare avanti. Poi, quando sono arrivata all'ampiezza che mi fa ben chiudere il cardigan, o perlomeno come lo voglio io, come giunzione del cardigan sul davanti, a quel punto, se non è ancora lungo quanto necessita me, smetto di lavorare su tutto il perimetro e lavorerò solamente in giri di andata e ritorno sulla parte sotto, seguendo il disegno. Ragazzi, che cosa ho combinato? Purtroppo durante l'editing, quindi durante l'unione delle parti, io sto molto attenta a tutto, però questa volta è capitato, e per errore ho eliminato tutta una parte del tutorial che era quello dell'allungamento del nostro cardigan. Quindi noi abbiamo visto come andare ad allargare il nostro cardigan e nel frattempo allungarlo, però vi manca la parte dove io allungo il cardigan, che è semplicissimo. Adesso di fatti in 2 battute riesco a spiegarvelo, però purtroppo quella parte con il cardigan, che tra l'altro ho già finito, è andata persa. E quindi adesso, visto che me ne sto realizzando un altro, uno approfitto per mostrarvi come una tinta unita possa far risaltare ancora di più il disegno. E tra l'altro questo filato io l'ho preso da Mani in Maglia. Vedete, sono delle rocche bellissime, un cotone mercerizzato, è un 100% cotone mercerizzato, però non è stucchevole, non è di quelli rigidi che a me non piacciono. Questo è veramente un bellissimo filato. Vi metterò il link anche di questo perché è veramente molto molto bello. Non so che colori rimarranno quando ci saranno, comunque sia quando andrò a pubblicare questo tutorial, però io intanto il link ve lo metto perché è veramente un bellissimo filato questo. Allora, quello che dobbiamo fare noi quando abbiamo raggiunto, se avete fatto il mio percorso, cioè quello di allargare il nostro cardigan, adesso qui ho solo una metà, comunque noi avevamo tutte e due le parti, e abbiamo allargato il nostro in tutto il perimetro e nel frattempo ovviamente è cresciuto anche in lunghezza, però se non vi basta quella lunghezza dobbiamo andare a allungarlo. Come si fa? Ovviamente fate finta che io abbia, tanto la cosa che più a voi interessa è come iniziare e come finire, ed è quello che io vi porterò comunque sempre mano per mano, vi terrò sempre mano per accompagnarvi anche nell'allungarlo, e quindi non fate caso se questo è un campioncino piccolo. In qualsiasi punto voi siete arrivati e volete allungare, partiamo dall'angolo. Ok, questo innanzitutto. Quindi entro, aggancio il mio filo che ho dovuto tagliare per mostrarvi perché non l'avevo ancora completato, e faccio le mie prime 3 catenelle. Subito nella prima maglia alta vado a fare una maglia alta. Ok, queste 2 maglie alte le terrò sempre con me, ok? Quindi sia alla fine che all'inizio ci saranno queste 2 maglie alte. Vado avanti con il mio allungamento, quindi da un angolo all'altro angolo del mio cardigan, parte sotto, senza più fare la maglia alta a rilievo. Quindi catenella,
salto una maglia, vado nella maglia successiva, catenella, salto una maglia, vado nella maglia alta successiva e via dicendo fino ad arrivare allo spazio precedente alle mie maglie alte senza catenelle, e poi procedo con il mio disegno, spostandomi dove devo spostarmi. Noi in questo caso devo andare a destra. Ok, catenella e via. Gireremo il lavoro, perché qui lavoriamo sulla parte del dritto da dove partiamo, poi dobbiamo girare il lavoro. Facciamo finta che sono arrivata dall'altra parte e ho fatto 2 maglie alte, ok? Si inizia e si parte con le 2 maglie alte. Ok, facciamo finta che questo è l'inizio del cardigan e questa è la fine. Giro il mio lavoro e sono sul rovescio, perché ovviamente lavoriamo, no? Da una parte all'altra. Tira sulle 3 catenelle per ripartire e vai a fare la tua maglia alta. Segui il disegno, quindi tu devi semplicemente seguire il disegno. Queste nostre 5 maglie alte si devono spostare verso la mia sinistra in questo caso, quindi vado a fare la mia, vabbè, io adesso qua va bene, comunque ho talmente poche maglie che faccio come posso. Facciamo finta che ho già fatto tutto il percorso, quindi catenella, salto una, vado nella successiva e poi vado a fare le mie 5 maglie, 2, 3, 4 e 5. Ok, cosa mi avanza qui? Mi avanzano 2 buchini da fare e le ultime 2 maglie alte, e quindi diciamo che abbiamo finito il nostro secondo giro dell'allungamento. Ok, quindi vado nella testa della prima maglia alta, che è poi composta da 3 catenelle, no? Perché sono quelle iniziali, e poi giro il lavoro. Puoi fare anche una catenella e giri il lavoro. Ok, e riparti. Una catenella l'hai già fatta e riparti facendo le altre 2. In totale sono 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta, e vai a fare, ripeto, queste 2 maglie alte devi tenerle sia iniziando che finendo il lavoro, ok? Quindi sia all'inizio che alla fine, e poi continui. Qui avrai soltanto più un buchino, vai a fare il tuo blocco di maglie alte continue, quindi sono 3, 4 e 5. Ti concentri semplicemente sul lavoro, ma non fai più gli angoli. E qui avremo un buchino, 2 e 3. E poi mi finisci con una maglia alta. Ed è sempre così. Quindi, cioè, praticamente il disegno continua. Fai finta che di qua continua, ok? Aspetta, ok. Fai finta che di qua continua. Il disegno continua. L'unica differenza è che questo si sposterà, si sposta sempre di più, il disegno ha un movimento. Anzi, te lo faccio vedere, aspettami, aspettami che spostiamo questo, che adesso poi lì devo disfare tutto, e te lo faccio vedere su quello già finito. Ok, aspetta che vediamo un po'. Mi dispiace quando succedono queste cose, ma chi non fa non può sbagliare, giusto? Allora, come vedi, questo è il dritto, questo è l'angolino, ok? L'ultimo angolo che ho fatto. Poi qui ho fatto le 2 maglie alte, scusami, questo non guardarlo perché è il bordino, le 2 maglie alte, e poi ho proseguito come detto. Torno dalla parte opposta e finisco con le 2 maglie alte. Adesso qui le vedi sfalsate perché ovviamente ho fatto il bordino. Vedi, finisco sempre con le 2 maglie alte, una è questa nascosta e questa è l'altra,
e il disegno piano piano si avvicina, si avvicina, si avvicina, fino al punto che poi dopo riparto con soltanto, perché non mi ci sta più, soltanto più con 2 maglie alte, queste sono le 2 finali, e poi ho solo più le 2 che sono le finali, perché qui si sta spostando il disegno, e alla fine ho il buchini. E se avessi continuato sarebbe comunque di nuovo ripartito dal punto con 1 o 2 buchini qui. Comunque sia, hai capito, no, cosa voglio dirti? Cioè l'importante è capire che devi seguire il disegno, tutto il resto è tutto, oramai lo conosci già, seguire il disegno e rispettare solamente i laterali, che sono quelli delle 2 maglie alte. Perché è importante? Perché sono i laterali che ti permetteranno di restare nella retta via. Vedi? Ogni tanto spunta una margherita, di rimanere sulla retta via. Ok, quindi ti ho mostrato come proseguire in lunghezza, e adesso ti faccio vedere come si realizza il bordino. Comunque nel frattempo, guarda, ho approfittato anche per farti vedere come viene veramente bellissimo a tinta unita, che viene fuori proprio il disegno, molto di più secondo me viene fuori molto di più il disegno. Ok, proseguiamo col bordino. E quando ho finito la lunghezza del cardigan, ho deciso di bordarlo con il bordo di Incanto d'Onda, quindi con tutte le ondine. Adesso vi mostro come fare. Questo che vi farò vedere è il bordo della manica che adesso andiamo a bordare per chi come me ha l'apertura sopra. Ok, chi ha invece chiuso la manica può fare semplicemente, può adottare questo sistema, e anche per voi che avete la manica come la mia, per fare la bordura tutto nel perimetro. Andiamo molto bene nel perimetro, appunto, tutto intorno del nostro cardigan. Vi mostro come fare appunto con la manica, ve la faccio vedere, una l'ho già finita. Come vedi non l'ho ancora chiusa perché devo decidere se fare dei laccetti, adesso vediamo come li voglio fare. Tutto intorno alla manica, questa è la manica che non ho chiuso, però magari tu l'hai chiusa. Tutto intorno gli ho fatto il bordino ondina, e quindi come ho fatto la manica potete fare la bordura tutto intorno, come già detto e mi sto ripetendo. Se non vi piace questo bordino potete scegliere qualsiasi altro bordino, basta sbirciare nel mio canale e vedrete gli altri cardigan bordati in maniera differente. Io però vi faccio vedere quello che sto facendo. Dunque, allora, io lavorerò il bordino con un uncinetto decisamente più piccolo, vado a bordarlo con l'uncinetto 2,5. Decidete voi, ecco, se bordarlo con un uncinetto più piccolo o meno. Io faccio così e parto dall'angolo, quindi potrebbe essere in questo caso l'angolo della mia manica o potrebbe essere l'angolo del nostro bordo, ok, della parte sotto. Vado a prendere la mia parte più chiara, così rassomiglierà un pochino di più, non sarà identica, però assomiglierà un pochino di più all'altra bordura dell'altra manica, e parto dall'angolino come detto, quindi entro con l'uncinetto, prendo il mio filo, sapete che io faccio una cosa che non fa nessuno, cioè quella di ritorcere il filo dietro e poi far su la catenella. Ok, io parto in questo modo qui, rientro dentro e faccio la mia maglia bassa. Voi ovviamente partite sempre come siete più comode partire, ecco, fate finta di niente. Abbiamo fatto la maglia bassa proprio al centro del nostro angolo, tiriamo su 3 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo sulla prima asolina della maglia bassa e anche nella seconda, in questo modo. Prendiamo il filo, lo portiamo dentro, chiudiamo le prime 2 e tengo le altre 2 sull'uncinetto.
riprendo il filo, faccio la stessa cosa, quindi rientro nelle 2 asoline precedenti, sempre le stesse, quindi le stesse asoline, prendo il filo e chiudo altre 2 asoline e adesso ne ho 3 sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, rientro sulle stesse, quelle della maglia bassa, 1 e 2, prendo il filo e chiudo altre 2. Adesso sul nostro uncinetto ne abbiamo 4. Prendo il filo e chiudo tutto. Poi, senza fare nessuna catenella, appoggiamo la nostra ondina che ci dirà dove andiamo a posizionarsi. Vedi, io ne salto 2, vado nella terza. Vedi, te lo dice lei dove devi posizionarti, quindi è molto facile. Prendi il filo e fai la maglia bassa e hai fatto la tua prima ondina. Ora ripetiamo. Abbiamo fatto la maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo in questa asolina e in quest'altra, quella delle maglie basse, della maglia bassa, vedi? Questa è una e 2. Prendi il filo e chiudi 2. Di nuovo ripetiamo, filo sull'uncinetto, asolina della maglia bassa e la prima e la seconda. Prendi il filo e chiudi 2. Di nuovo entri nello stesso punto, prendi il filo e chiudi 2. Chiudi tutte e 4 le asoline e ora appoggiamo la nostra ondina che ci dirà dove andare a posizionarla. E si riprende con 3 catenelle, entriamo nella prima asolina della maglia bassa, vedi? Questa e questa, prendi il filo e chiudi 2. Di nuovo, chiudi 2, di nuovo, chiudi 2. Hai 4 asoline sull'uncinetto, chiudi tutto insieme, appoggia la tua ondina e vedrai che ti dirà di inserirla e tu farai la maglia bassa per bloccarla. Di nuovo 1, 2, 3, andiamo a prendere e chiudere le prime 2, filo sull'uncinetto, entriamo proprio nelle asoline della maglia bassa, chiudi 2, entriamo di nuovo e chiudiamo 2. Chiudiamo 2. Chiudi tutte e 4, appoggia la tua ondina e ti dirà dove inserirla, vedi? E la bloccherai con una maglia bassa. Ok, quindi come vedi è molto semplice. 3 catenelle e poi 1, 2 e 3. Chiudi tutte e 4 le asoline, appoggia la tua ondina e fai la maglia bassa. E vai avanti così per tutto il perimetro. In questo caso è il perimetro della macchina, certo, della manica. In questo caso qui invece è il perimetro proprio dell'apertura del nostro cardigan, compresa la parte sotto e laterale. Tutto il perimetro. Quando arrivi all'angolo, è semplicissimissimo, questo è l'angolo. Come vedi, aspetta, no, non è questo l'angolo che ti voglio far vedere, ma è questo qui della manica. Aspettami. Allora, prima ti faccio vedere, noi eravamo in questo punto più o meno, ho proseguito, qui sono sulla spalla, ho proseguito sulla spalla, mi dicono le ondine dove mi devo posizionare, poi ho proseguito ancora e ancora, sono arrivata al mio angolo, nel centro dell'angolo faccio la maglia bassa, quindi l'ondina, maglia bassa, e dalla maglia bassa faccio un'ondina che prosegue dalla parte opposta. Questo è l'angolo, quindi è di una semplicità
incredibile. Andate avanti così, bordate, se lo state facendo come il mio, la manica e il perimetro di tutto il nostro cardigan e ci ritroviamo dopo. Non ho nient'altro da dirvi se non che io, come già sapete, ho realizzato delle margherite, una l'ho cucita su una spilla e quindi mi fa da spilla, che non si nota neanche, sembra quasi fatta apposta per lei, e altre 2 margherite per lato, cucite sia da una parte e dall'altra per tener ferma la manica, altrimenti ovviamente si apre. Ma è questa la bellezza, io trovo, indossata da quel piccolo tocco di particolarità. Quindi con questo io ho terminato la lezione di questo cardigan magia. Spero che sia stato tutto chiaro, che vi sia piaciuta tanto da volerla realizzare. Iscrivetevi al mio gruppo, mi raccomando, così mi farete vedere i vostri risultati. La prossima volta vi farò anche il tutorial di questa magnifica, semplice e leggerissima sciarpettina da fare magari con gli avanzi di tutti i cardigan, le maglie delle mie creature che avete realizzato e no. La trovo molto molto carina, quindi voglio condividerla con voi e con questo io vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro, una buona magia e al prossimo tutorial. Ciao!